Il segreto per invertire l'invecchiamento delle cellule. Ho una domanda per te, ti dicono che sembri più giovane della tua vera età, oppure il contrario? La buona notizia è che c'è un modo per ringiovanire le tue cellule. Oggi l'approccio cellulare sta attirando l'attenzione di tutto il mondo nel campo anti-aging. L'invecchiamento è un fenomeno fisiologico e naturale, ma possiamo rallentarlo o addirittura invertirlo se sappiamo come farlo. Chiunque può ringiovanire le proprie cellule. Le cellule ringiovanite producono molti effetti positivi non solo sulla bellezza, ma anche sulla salute. Per esempio, ti riprendi più facilmente dalla fatica. Avere un aspetto più giovane. Meno suscettibile alle malattie. Aspettativa di vita più lunga. Scopriamo 3 regole essenziali per ringiovanire le cellule con dei consigli pratici. Per prima cosa, cerchiamo di capire perché accade il fenomeno dell'invecchiamento. Ci sono molte teorie sull'invecchiamento, specie reattive dell'ossigeno, ROS, riduzione degli ormoni, metalli tossici, determinazione genetica, infiammazione cronica. Tutti questi aspetti sono correlati all'invecchiamento, ma se consideriamo a livello cellulare la più rilevante è la divisione o duplicazione cellulare. Infatti ogni singola cellula che compone il tuo corpo si divide costantemente e produce nuove cellule per mantenerti giovane. Eppure le cellule non possono dividersi all'infinito. Quando una cellula si è divisa un certo numero di volte, non può più dividersi ulteriormente. Nel 1961, il dottor Hayflick del Wistar Institute negli Stati Uniti ha scoperto che una volta la cellula si è divisa da 50 a 60 volte si arresta. Inoltre, selezionando e coltivando le cellule di persone di 40 e 80 anni di età, ha scoperto per la prima volta che le cellule si dividono meno frequentemente a seconda della loro età. Così si è scoperto che esiste un limite al numero di divisioni di ogni cellula. L'impossibilità di dividersi significa l'impossibilità di produrre nuove cellule. Questo fenomeno è chiamato morte cellulare. Quando inizia la morte delle cellule, non è più possibile produrre nuovi capelli e pelle e non solo le parti visibili del corpo, come macchie, rughe, capelli cadenti e diradati, ma anche i vasi sanguigni e gli organi all'interno del corpo invecchiano. Inoltre, strettamente legati a questa morte cellulare sono i telomeri. I telomeri sono noti come candele della vita o coupon della vita e sono considerati un indicatore sia per la bellezza e l'anti-invecchiamento, di durata della vita e della vita stessa. I telomeri sono sequenze di DNA presenti alle estremità di ciascun cromosoma e determinano la durata della vita di ciascuna cellula. Si accorciano costantemente a ogni duplicazione fino al completo arresto. Sono soprannominati i guardiani del tempo della cellula. Pertanto, si pensava che il restringimento dei telomeri con l'età fosse un fenomeno normale, ma negli ultimi anni sono state condotte ricerche in tutto il mondo per vedere se esiste un modo per proteggere i telomeri e ringiovanirli dalla cellula. Esiste un'enzima telomerasi in grado di allungare i telomeri. La telomerasi agisce sequenze ripetitive di DNA nei telomeri. Le condizioni variano a seconda dei differenti tipi di cellule, come quelle della pelle, dei vasi sanguigni, del sangue, eccetera. Se la divisione cellulare è consumare il coupon, aumentare la telomerasi significa guadagnare il coupon. Purtroppo, molte persone utilizzano continuamente i coupon e non li aumentano. Per guadagnare questi coupon sono importanti considerare 3 cose. 1. Abitudini alimentari. 2. Ritmo di vita. 3. Controllo dello stress e respirazione. Se mettete in pratica ciò che sto per dirvi, potrete attivare la telomerasi, l'enzima che riallunga i telomeri, rallentando l'accorciamento dei telomeri e allungando la loro durata. In questo modo potrete mantenere un corpo giovanile indipendentemente dalla vostra età. La biochimica australiana Elizabeth Blackburn ha trovato la data di scadenza che tutti gli animali, uomo compreso, portano scritta nelle loro cellule. Insomma, il segreto dell'invecchiamento cellulare. Una scoperta che le è valsa il premio Nobel nel 2009 e che oggi è il fondamento di una nuova scienza della longevità. Oggi Blackburn e la coautrice di diversi suoi importanti studi hanno pubblicato il libro La scienza che allunga la vita. Un saggio che spiega come possiamo sfruttare la conoscenza dei cromosomi per conquistare un certo grado di controllo sul processo di invecchiamento.
L'invecchiamento cellulare è determinato dallo stile di vita, non dai geni. È difficile scegliere un fattore che causa l'invecchiamento cellulare, per certo è la dieta. Il 90% dei segni di invecchiamento sono causati dallo stile di vita. Il processo di invecchiamento coinvolge più l'epigenetica, l'interazione tra i geni e l'ambiente, piuttosto che i geni stessi. Questo significa che i percorsi che portano una persona a contrarre una malattia o a invecchiare il proprio corpo hanno molto margine di manovra per essere modificati dalle proprie scelte. A seconda delle nostre azioni, possiamo prolungare le aspettative di vita sana e ridurre il rischio di malattie. Abbiamo il potere di scegliere come invecchiare. Il nostro corpo è composto dal cibo che mangiamo, perciò, rivedendo la nostra dieta, possiamo ringiovanire noi stessi a livello cellulare. Oltre a mangiare una dieta ricca di antiossidanti, soprattutto molta verdura, evitare il più possibile gli alimenti trasformati è una buona regola generale. Le calorie vuote nei cibi ultraprocessati, così come lo zucchero e la farina, possono avere un impatto negativo sulla funzione dei mitocondri, che producono energia nelle cellule. Vanno evitati anche gli alimenti trasformati come le verdure, la carne e il pesce, dove gli ingredienti iniziali non sono conservati nella loro forma originale. Ecco 5 alimenti che potrebbero ringiovanire le cellule. Vitamine e minerali come le verdure, alghe e funghi. Le vitamine e i minerali sono nutrienti importanti che formano l'organismo. Vitamina E come i noci. La vitamina E ha la capacità di rimuovere l'ossigeno attivo, rendendola un nutriente efficace per il ringiovanimento delle cellule. La frutta a guscio, come le mandorle e i pistacchi, è tra gli alimenti più ricchi di vitamina E. Acido citrico come i limoni e l'aceto. L'acido citrico contiene anche proprietà antiossidanti ed è considerato in grado di ringiovanire le cellule. Il modo consigliato per assumere l'acido citrico è quello di svegliarsi al mattino e bere un bicchiere d'acqua con il succo di limone. Questo può inoltre stimolare gli organi interni, come lo stomaco e l'intestino, contribuendo a mantenervi attivi per tutta la giornata. Olio di buona qualità come l'olio d'oliva. Un olio di buona qualità è essenziale anche per il ringiovanimento cellulare. Alcune persone evitano l'olio all'estremo perché pensano che facciano male alla salute e alla dieta. La riduzione estrema dell'olio, invece, può avere un effetto negativo sull'organismo. La pelle e i capelli perdono tono e il corpo si stanca facilmente a causa della mancanza di energia. Le persone di oggi hanno un problema di consumo eccessivo di calorie e zuccheri. In particolare, l'eccessiva assunzione di zucchero provoca la glicazione cellulare ed è strettamente associata all'invecchiamento. Tenendo sotto controllo l'assunzione di zuccheri, cercate di non mangiare fino a quando non siete troppo pieni. Fate attenzione all'ordine in cui si mangia. Fare attenzione all'ordine di assunzione può aiutare a ridurre i picchi di glicemia. Sarebbe opportuno mangiare nel seguente ordine: 1. Verdure e altri alimenti ricchi di fibre. 2. Proteine come carne e pesce. 3. Carboidrati come pane e pasta. Lo stesso pasto può essere consumato in un ordine diverso per ridurre il carico sull'organismo. Secondo alcune ricerche, l'assunzione di acido citrico, come pompelmo o aceto di mele prima del pasto, può ridurre l'assorbimento degli zuccheri dal successivo pasto. Quando pensiamo al digiuno, pensiamo a una durata in cui non si mangia nulla per 2 o 5 giorni. Quel che si consiglia qui è un digiuno breve. Per esempio, se finisci la cena alle 20 e non mangi fino alle 12 del giorno dopo, farai un digiuno di 16 ore. Significa invece di mangiare 3 pasti al giorno. La stessa quantità viene consumata nella finestra di 8 ore. È stato scientificamente riscontrato che eseguire questa pratica una volta alla settimana è una grande cura anti-invecchiamento. Il digiuno è una dieta che previene il deterioramento delle cellule e le malattie. Dopo il 2000, l'attenzione mondiale è aumentata e sono in crescita i numeri di pubblicazioni. Il segreto per cui il digiuno fa bene è l'autofagia. L'autofagia è il meccanismo naturale del corpo per rinnovare le vecchie cellule dall'interno. Le cellule sono fatte principalmente di proteine, alcune delle quali invecchiano e si rompono. Molti di questi vengono espulsi dalla cellula. Ma quelli che non possono essere espulsi si accumulano all'interno della cellula e causano il deterioramento della cellula stessa, portando a disturbi e malattie del corpo. L'autofagia raccoglie tali proteine indesiderate, ossia le sostanze di scarto,
le scompone e ne produce le nuove cellule per fornire l'energia al corpo. Purtroppo, l'autofagia si attiva difficilmente quando c'è un nutrimento sufficiente nel corpo. 10 ore dopo l'ultimo pasto lo zucchero immagazzinato nel fegato viene consumato e il grasso viene scomposto per essere utilizzato come energia. E dopo 16 ore, l'autofagia si attiva finalmente. L'autofagia è un sistema sviluppato nelle cellule per sopravvivere quando sono sotto stress, il che significa diventa attiva solo con la fame. La ricerca ha dimostrato che l'autofagia viene indotta quando i telomeri si accorciano all'invecchiamento delle cellule. Quando l'autofagia conduce al rinnovamento cellulare, le sostanze inutili e le scorie vengono rimosse, riattivando le cellule di tutto il corpo e rendendo il corpo più giovane e meno incline alle malattie, per non parlare dei problemi di obesità. Quando l'autofagia si attiva in questo modo viene stimolata la rigenerazione e migliora la salute e rallenta il processo di invecchiamento dell'organismo. Digiuno intermittente può offrire i benefici ancora maggiori, non assumendo cibo, ovviamente, nessun alimento raggiunge gli organi interni. Ciò significa per gli organi interni che non devono lavorare e possono riposare. Gli organi interni sono costantemente riforniti di cibo e tendono ad affaticarsi. Se gli organi interni sono riposati funzionano meglio la digestione, l'assorbimento e la disintossicazione, oltre a migliorare l'ambiente intestinale. Prima di iniziare il digiuno intermittente è bene essere consapevoli di seguire una dieta che fornisca l'alimentazione corretta di cui si ha bisogno. L'assunzione di olio di buona qualità è particolarmente importante. Assumete regolarmente alimenti ricchi di acidi grassi omega 3. Sono un tipo di olio necessario per il corpo umano. Gli acidi grassi omega 3, però, non possono essere prodotti nel corpo umano, è necessario assumerli dal cibo. In particolare, si trovano nell'olio di semi di lino, nell'olio di sesamo, nelle noci e nel pesce azzurro. E cercate di non mangiare nulla per almeno 4 ore prima di andare a letto. Quando faccio il digiuno intermittente, cerco di non mangiare nulla intorno alle 20 o poco prima. Ritmo di vita. Qualità del sonno. Prima di parlare del sonno, vorrei dire una cosa. Innanzitutto, la premessa è che se si vuole guadagnare i coupon dei telomeri, se qualcuno di voi fuma, vi consiglio di smettere subito. In un esperimento, le persone che hanno fumato un pacchetto di sigarette al giorno per 10 anni, i loro telomeri erano più corti di 2 anni rispetto a quelli dei non fumatori. In altre parole, il fumo uccide letteralmente. È importante evitare le abitudini di vita che accorciano i telomeri, come il fumo. Anche le persone obese dovrebbero dare attenzione a questo aspetto. Uno studio sui telomeri di 1122 donne di età compresa tra i 18 e i 76 anni residenti a Londra ha rilevato che le persone obese avevano i telomeri mediamente più corti di 8 anni rispetto alle persone non obese. Questa è una visione estrema, ma se si considera che una persona obesa e fumatrice sembra più vecchia di 10 anni rispetto alla sua età reale, allora si può notare come il fumo e l'obesità facciano male. Riprendiamo il discorso. Uno dei fattori più importanti per rallentare l'invecchiamento è una migliore qualità del sonno. Cercate di dormire almeno 7 a 8 ore ogni notte. Il sonno favorisce la rimozione dei depositi dal corpo ed è come un lavaggio potente. L'ormone della crescita ripara il corpo mentre si dorme, perciò il sonno è una parte essenziale della mitigazione dell'invecchiamento. La ricerca ha anche dimostrato un legame tra il sonno e i telomeri. Gli anziani che dormono solo 5 a 6 ore al giorno tendono ad avere telomeri più corti, mentre le persone anziane che dormono più di 7 ore i telomeri erano più lunghi. Esercizio. È consigliato a fare l'esercizio fisico 4 volte alla settimana per 20 a 30 minuti incluse le passeggiate. Uno studio recentemente pubblicato dalla rivista American Medical Association ha dimostrato i benefici della camminata regolare per la salute e l'allungamento della vita, soprattutto per le donne più anziane. La relazione tra esercizio e telomeri è stata studiata in 49 persone in Svezia, di età media 68 anni, divise in 2 gruppi, un esercizio e l'altro non esercizio. Le persone che hanno fatto esercizio per 6 mesi hanno perso peso e percentuale di grasso corporeo, ma, sorprendentemente, la lunghezza dei telomeri non era associata alla quantità di esercizio. Peraltro,
Analizzando il tempo trascorso seduti al giorno indipendentemente dall'esercizio fisico, è risultato che le persone con un minor tempo trascorso sedute avevano telomeri più lunghi. In altre parole, è più importante la qualità dell'esercizio che la quantità per l'allungamento dei telomeri. Personalmente consiglio gli squat, è facile e semplice da praticare a casa, in quanto si tratta di un esercizio moderatamente faticoso. La camminata da sola non influisce sulla lunghezza dei telomeri. Si consiglia di inserire un esercizio a carico leggero per la parte inferiore del corpo almeno 3 giorni alla settimana. Come gestire lo stress per ripristinare i telomeri? L'elevato consumo di calorie, l'esercizio ad alto impatto e la corsa a lunga distanza aumentano i livelli di cortisolo dell'ormone dello stress. Il cortisolo è dannoso per il corpo a lungo termine. Invece, è consigliabile l'allenamento a intervalli ad alta intensità, in quanto l'IT stimola uno dei geni chiave della longevità e stimola anche il rilascio dell'ormone della crescita. Gestione dello stress, meditazione, respirazione addominale. La meditazione aiuta a prevenire l'invecchiamento cellulare. Ci sono numerosi rapporti sulla meditazione e l'allungamento dei telomeri. Inoltre, è stato dimostrato che le persone con una forte autostima e ottimismo hanno telomeri più lunghi. Tutti i giorni, nei limiti del possibile, prendi un momento di meditazione da 10 a 30 minuti seduto in silenzio e di contemplazione. La meditazione aiuta a controllare lo stress e riduce anche i danni fisici. Anche la respirazione è importante. Assicurati di respirare profondamente. Prestare attenzione alla reazione del tuo corpo allo stress è particolarmente rilevante per un invecchiamento sano. Si può esercitare la respirazione addominale senza pensieri facendo la meditazione zazen prima di andare a letto. Si può anche fare la respirazione addominale con un bagno rilassante a metà corpo. Il segreto è farlo lentamente e deliberatamente. Inspirate lentamente per 5 secondi ed espirate lentamente per 10 secondi. Ripetere 5 volte. Durante la pratica, mantenete la tensione al di sotto dell'ombelico. 5 anni dopo, sono stati prelevati campioni di sangue per misurare la lunghezza dei telomeri, mentre quelli che non hanno fatto nulla si sono accorciati del 3%, nel gruppo che ha ricevuto la guida, i telomeri erano più lunghi del 10%. L'esercizio fisico moderato, una dieta adeguata, un buon sonno e evitare lo stress sono tutti segreti per la salute e la longevità. Mio consiglio: la buona circolazione sanguigna è essenziale per la salute. Il sangue trasporta l'ossigeno e le sostanze nutritive a tutte le cellule del corpo per rigenerarle. Il mio consiglio è di integrare l'acqua carbonica nella vostra vita quotidiana, senza dover cambiare le abitudini della vostra vita. L'acqua carbonica è un antico trattamento termale e una terapia naturale. Un bagno in acqua carbonica può produrre benefici sinergici contro l'invecchiamento e molte malattie associate alla cattiva circolazione sanguigna. Guardate i nostri video e scoprite come funziona. La presenza di anidride carbonica nell'acqua attiva lo scambio di ossigeno e di conseguenza aumenta l'ossigeno nel sangue. Con l'accelerazione del flusso sanguigno, le sostanze nutritive e l'ossigeno vengono trasportati alle cellule di tutto il corpo, stimolando la rigenerazione cellulare e favorendo la disintossicazione. Inoltre, un bagno in acqua carbonica aumenta la temperatura corporea. Aiuta a bruciare il grasso in eccesso nel corpo. Un bagno in acqua carbonica o un pediluvio prima di andare a letto migliora la qualità del sonno. Secondo le ricerche, riduce l'attività simpatica aiutando a riequilibrare il sistema nervoso autonomo. Inoltre, abbassa il livello di amilasi salivare, che aumenta con lo stress. Godetevi un momento di tranquillità facendo una respirazione profonda durante il bagno. È molto rilassante. Sapevate che un bagno in acqua carbonica dopo l'esercizio fisico offre molti benefici? L'acqua carbonica aumenta il flusso sanguigno 3 volte di più rispetto a un normale bagno in acqua calda, aiutando a rimuovere l'acido lattico in eccesso e riducendo l'indolenzimento muscolare. Accelera quindi il recupero dalla fatica fisica. Migliora la resistenza fisica e aiuta a ripristinare l'equilibrio emotivo dopo lo stress dell'esercizio fisico. Il nostro generatore produce istantaneamente acqua carbonica altamente concentrata miscelando acqua e anidride carbonica senza alcun additivo chimico. È una terapia naturale ed efficace per migliorare la salute e la bellezza.
Mettiamo in pratica da oggi questi semplici metodi per invertire l'invecchiamento e vivere una vita migliore e soddisfacente.